scoprirò i segreti nascosti della Sardegna mineraria. Un viaggio affascinante tra miniere abbandonate, storie di sacrifici e paesaggi mozzafiato. Un tuffo nel passato per conoscere il cuore minerario dell'isola. Siamo nella costa occidentale della Sardegna, la Costa Verde, ed è famosissima perché è un'area mineraria dove veniva estratto appunto carbone o altri materiali minerali ed è piena appunto di queste ex cave miniere un po' su tutto il territorio. Siamo nel paese di Naracauli, ex paesino minerario, famosissimo appunto per l'estrazione di materiali rocciosi, e davanti a me ho gli antichi ruderi dell'ex laveria Brassey che entrò in funzione agli inizi del 1900. Wow, era davvero molto grande e la sua funzione era quella del trattamento dei materiali blendosi, da cui industrialmente si estrae lo zinco. Come potete vedere, ciò che ne rimane è la struttura esterna veramente messa in pessime condizioni. E da questa parte si trova anche una piccola cavetta, qui giù anche delle lastre di antichissimi metalli, e lì c'è anche un piccolo torrente dove l'acqua scorre molto veloce. Qui invece abbiamo tutti i resti di lavorazioni, quindi troviamo delle pietre, pietruzze, tagliuzzate, delle lastre praticamente, tutti i residui che vennero lavorati al tempo. Andiamo a scoprire di qui dove c'era la zona dove veniva effettuata la vera e propria lavorazione. La struttura è molto pericolante, quindi è meglio fare molta attenzione. Wow! Queste strutture hanno sempre un fascino molto particolare, perché puoi immaginare cosa facevano i lavoratori qui dentro durante il turno di lavoro, anche cosa consisteva la vera e propria lavorazione, visto che io non me ne intendo proprio di estrazione di minerali, di materiali, cosa potessero fare in una caveria, non ne ho proprio idea, però con l'immaginazione ti puoi creare anche delle storie, dei film mentali dove puoi immaginare che queste persone lavoravano qui, facevano un lavoro di forza pesante, la lavorazione di materiale che veniva ricavato appunto dai colli, dalle miniere qui a fianco. Scalino in cemento armato, disintegrato dagli anni. Facciamo attenzione perché qui è tutto pericolante, quindi bisogna stare in allerta. Qui praticamente era il secondo piano e non resta nient'altro se non la struttura esterna e le colonne portanti appunto. Questi posti abbandonati mi gasano un casino perché puoi parlare di miniere. Io non ho mai visto una miniera effettivamente, o un'ex miniera, quindi sto vedendo qualcosa di nuovo e mi suscita tanta curiosità onestamente. Qui c'è anche dello sterco secco di vacca, pezzi della struttura caduti. Questo sicuramente era un pezzo di muro. Le immagini parlano da sole. Come vedete sembra di stare nell'antico Wild West. Ambientazione proprio pre-desertica, rocciosa, con pochissima vegetazione, miniere. Ti fa entrare tipo in un set di un film, colline completamente rase al suolo per estrarre roccia. Incredibile, veramente. Siamo in Sardegna, vi ripeto, queste cose non le stiamo vedendo in America, in Italia. Ti svegli alle 7 di mattina e hai questi due elementi: cereali, latte e anche i cucchiai, però ti ricordi di non aver portato nessuna tazza, allora ti ingegni un pochino. Stiamo uscendo dall'alloggio in cui stiamo soggiornando. Ci dedicherò un video a parte perché ne varrà veramente la pena. L'obiettivo di oggi sarà quello di esplorare tutta la zona naturalistica della costa, quindi Masua, Porto Flavia, Pan di Zucchero, tutte queste bellezze naturali. Si inizia a vedere il Pan di Zucchero là in fondo. Comunque ditemi che ne pensate di questo appunto che occupa 3 parcheggi. L'apertura alare di questa macchina è una cosa inaudita. Mi servono 3 parcheggi, quindi dovrò pagare 3 posti auto. Mi è andata male oggi. In lontananza lo scoglio di Pan di Zucchero, tutta la montagna e lì c'è la spiaggetta. La giornata diciamo non è limpida, temperatura molto gradevole invece, c'è anche un po' d'aria, proveremo anche a fare il bagnetto. Ed essendo nella zona del Sulcis Iglesente, la parte sud-occidentale della Sardegna, che è una zona storicamente mineraria, siamo nella spiaggia di Masua. Cosa molto interessante è, poiché la sabbia della spiaggia risulta mista a polveri minerali, ci consiglia infatti all'uscita di lavarsi i piedi e prima di ingerire del cibo di lavarsi le mani. E attenzione, che la fruibilità di questa spiaggia è per un periodo massimo di 30 giorni complessivi, non di più, appunto per la presenza di queste sostanze. Una ventina di minuti di camminata e arriveremo a Porto Flavia. Abbiamo l'ingresso alle ore 16 perché bisogna prenotare per entrare. E guardando questa parete rocciosa non si capisce se queste siano rocce oppure del legno. Cioè, ci assomiglia veramente, guardate. Sembrano dei pezzi di legno ma in realtà sono rocce. E se trovi anche le punte giuste ti puoi fare delle lance tipo. Puoi farci una fiocina, puoi farci una lancia, una freccia. E le trovi così a lato della parete. Incredibile. Non ho mai visto una roccia così. Sembrano delle schegge di rocce. Però assomiglia al legno. Da lontano puoi pensare che sia del legno,
accatastato, ma in realtà è proprio una roccia e non so il nome. Se voi lo sapete scrivetemelo qui nei commenti. Abbiamo scoperto che qui passa il cammino di Santa Barbara, c'è il simbolino. Eccolo. Per chi non sapesse cos'è il cammino di Santa Barbara, è uno dei cammini più importanti in Italia e lo fai appunto in terra sarda. Sono parecchi chilometri, però puoi decidere di farti anche piccole tappe di 1 o 2 notti. Ovviamente stiamo camminando, sono le ore, indovinate, 14. Chiaramente il paesaggio è questo qui. Alla mia destra paesaggio minerario, di fronte a me invece abbiamo la macchia mediterranea, strada ferrata e vamos. Direi che il paesaggio merita veramente molto, quasi surreale. La montagna a colori rossi, rossiccio, mentre il faraglione di pan di zucchero ha colori più grigi. Ultimo pezzo, un po' di arietta rinfrescante perché il caldo si sente un pochino. Distesa di mare di fronte a me. Comunque questi posti dal vivo rendono molto di più, c'è poco da fare. Essere fisicamente in un posto è diverso, c'è niente da fare, però il video serve secondo me principalmente per spronare queste persone, se ne hanno le possibilità anche, di andare in questi luoghi e vederli di persona. E da qui l'isolotto che vedete in fondo è l'isola di San Pietro e dietro San Pietro c'è anche Sant'Antioco. Questa cuffietta mi dà brutti ricordi. Questo è uno dei trenini che venivano usati per trasportare i minerali. Entriamo a Porto Flavio. Wow, c'è già un cambio di temperatura, molto più fresco qui dentro. Si può notare ancora tutta la struttura in legno, sicuramente è quella originale. Ora si è passati alla roccia. Questa galleria è lunga per più di 600 metri. Queste gallerie furono scavate solamente in 18 mesi, dal 1922 al 24, e principalmente i minatori usavano l'esplosivo appunto per creare questi percorsi sotterranei. E Porto Flavia, come dice il nome, non era una miniera, ma era un porto dove tutti questi materiali e minerali venivano trasportati da altri luoghi. Non siamo molti. Qui ci sono ancora i binari dove venivano percorsi dal trenino e a differenza di tanti altri siti minerari, il treno andava con elettricità. La corrente passava su questi verdi. Questo era il silos dove veniva immagazzinato il materiale e poi nel livello inferiore, una volta che si riempiva, veniva scaricato appunto nei vagoni che portavano tutto quanto nelle navi. Poi trasportavano tutti questi minerali in tutte le fonderie d'Europa e si usciva direttamente nel mare. E lì giù faranno anche una gara di tuffi. Visita guidata molto bella, particolare. Porto Flavia è conosciuta soprattutto per la facciata con la scritta. Ovviamente da sopra non si riesce a vedere la facciata, la si può vedere solamente in barca dal mare. Tutti i materiali minerali estratti nelle miniere qui in zona venivano anche lavorati in questa laveria che adesso vedremo, la laveria La Marmora, dove lavoravano principalmente donne e bambini e si occupavano appunto della pulizia dei minerali, principalmente piombo e zinco. Si trova nel paesino di Nebida, che è proprio vicino a Masua, e al tempo tutti gli abitanti di questo paese lavoravano proprio qui. Da qui sembra un edificio sacro, tipo una cattedrale. Cioè, guardate che costa. What a place. Di qua. Bella, molto bella questa via pedonale, ti permette di ammirare veramente uno spettacolo incredibile. Tutta la costa sud-occidentale della Sardegna, praticamente a strapiombo quasi sul mare, tanta roba. Qui c'è anche un campo da calcio abbandonato da molti anni. Qui a fianco troviamo un'altra struttura. Non ho proprio idea di cosa fosse, ma sembrerebbe una struttura di una chiesa. Pensate a quella casa abusiva laggiù, quanto fortunata è, perché riesce a vedersi tutte le sere i tramonti sul mare. Tramonto offuscato dietro il faraglione del pan di zucchero, e qui c'è un piccolo borghetto con tutte case colorate. Altro giro, altra corsa. Siamo usciti dal B&B da Incubo. In questa giornata esploreremo sempre la zona delle miniere. Tra poco entreremo in un posto molto particolare. Siamo a Iglesias e siamo vicini a una delle miniere più famose di tutta la Sardegna, quella di San Giovanni. Vecchi carrelli che trasportavano i minerali, cisterne, e qui c'era anche un'entrata, e avvicinandomi si sente proprio una brezza fredda, ma molto fredda rispetto all'aria che c'è 10 metri più in là, come se fosse un condotto appunto, ma la variazione di gradi è notevole. Anche qui come a Porto Flavia ci metteremo la cuffietta perché dovremo indossare il caschetto obbligatoriamente. Scenderemo all'interno della terra nella grotta di Santa Barbara, che fino al 1952 era sconosciuta al mondo scientifico. Si parte, siamo sulla zona esterna e adesso entreremo. Santa Barbara, patrono dei minatori. Ora stiamo salendo su una scala a chioccia che ci porterà direttamente nella grotta.
sono veramente stranissime. Sembra di stare in un pianeta alieno quasi. Formazioni che si sono create in milioni e milioni di anni. Fate conto che questa grotta ha 510 milioni di anni. È incredibile come la natura crei degli spettacoli così assurdi e unici. E la conformazione che stiamo vedendo ora, tra qualche milione di anni, sarà completamente diversa. È gigantesca. Qua sotto hanno creato un laghetto artificiale in modo tale da riuscire a mantenere una certa umidità all'interno di questo ambiente. Da qui estraevano principalmente zinco, piombo. Ho chiesto se ci fossero anche delle tracce d'oro. Questo tipo di miniere, di cave, non ce n'è. Fu scoperta appunto proprio dai minatori che lavoravano lì dentro, creando un pozzo, e salendo si sono trovati in questa enorme cavità. Una volta saliti non era così illuminata, ma avendo solamente le torce scoprirono subito dopo di trovarsi in una grotta veramente spettacolare. Ora entreremo in un'altra miniera famosissima, la miniera di Monte Poni, e arrivando qui in macchina si può notare che proprio tutto il monte è un'ex miniera, e abbiamo appena superato il cancello, e anche questo punto è un passaggio del cammino di Santa Barbara, è segnato. Anche qui ci sono vecchie strutture, probabilmente depositi, uffici, abitazioni, tutto ciò che serviva per gestire una miniera di grandissime dimensioni. Qui su c'è anche una vecchia gru, un edificio dedicato agli uffici delle associazioni minatori crescenti, miniera abbandonata veramente su fascino. Qui ci lavoravano 1200 persone, quindi parliamo proprio di un paese che lavorava, si spaccava la schiena proprio qui. No, il sentiero dei pellegrini lo continueremo un'altra volta. I minatori lavoravano in condizioni con pochissimi diritti, quindi c'erano molte sommosse, ribellioni, soprattutto all'inizio quando presero le prime miniere, quindi a metà degli anni 800. La sicurezza sul lavoro era praticamente inesistente, non avevano diritti, non avevano contratti. Sì, apparecchiamo, adesso è il momento di pranzare. Mangerò della pasta alla greca, ovviamente. È da 4 giorni che non mangio, no, 2 giorni che non mangio pasta e sono già in astinenza. E dopodiché insalata di farro con feta DOP, poi un po' di salatina di 3 giorni fa, vecchia però scorgante. E infine, lo vedrete dopo, infine cosa. Pasta alla greca direi sufficiente. Secondo round, farro con feta greca, olive nere, carote. Non so se lo sapete, ma in natura olive nere non esistono, ma gli mettono degli additivi, appunto dei coloranti, per farle diventare nere. Il massimo che potete trovare sono le olive marroni sul marroncino scuro violaceo, ma nulla di più. Quindi quando mangiate olive nere state mangiando anche degli additivi che le danno appunto questi colori. Per voi è passato un secondo, ma in realtà sono passate 3 ore. Siamo tutt'altra parte nella Sardegna, ci troviamo nella zona di Oristano, a Pozzuidu, zona di mare, e il problema è che siamo al 2 luglio ma fa veramente abbastanza freddo. C'è un vento fortissimo, lo sentirete anche dall'audio immagino. Il tempo non è bellissimo, adesso vi faccio vedere, quindi siamo un po' indecisi se farci il bagno. Intanto andiamo a testare l'acqua. Questa è una delle spiagge più famose e più belle di tutta questa zona, però fa troppo freddo. Sembra quasi una spiaggia di Miami, perché come potete vedere il tempo non è bellissimo. In fondo abbiamo tutte le palme, il cielo è un po' offuscato, il mare è cristallino lo stesso, spiaggia lunghissima bianca, dà proprio quell'impressione di spiaggia quasi caraibica. Posso dirlo e ribadirlo che questa è una delle mie spiagge preferite di tutta la Sardegna, è veramente iconica, si distingue ampiamente da tutto il resto delle spiagge di tutta l'isola.